Per raggiungere la casa dove è cresciuto Džeko, nel quartiere di Brješće a Sarajevo, bisogna percorrere una salita. Una salita come l'infanzia di Edin e dei suoi amici, rubata dalla guerra che ha straziato i Balcani dopo la dissoluzione della Jugoslavia negli anni 90. Ma dal terrore si può uscire rafforzati, sorridenti, accoglienti, come le Miss Sarajevo che passeggiano velate o con gli shorts per le vie del centro, tra un minareto e una croce, gli odori delle kafane e lo sguardo delle montagne della Bosnia che s'affacciano a guardare il diamante che è la sua capitale. Diamante, così lo chiamano qui Edin Džeko, Mister Sarajevo, umano, casa, pallone e famiglia. Non solo è lo sportivo, ma la personalità più popolare di una nazione in precedenza associata ai conflitti e oggi a un giocatore di calcio bello, alto e biondo. E a Sarajevo, uscendo un po' dal centro e andando a ovest verso l'Italia, c'è Otoka, il quartiere di palazzoni dove durante la guerra Edin si trasferì. E c'è il bar dove si ritrova ancora con gli amici di sempre quando torna a casa. Una stella, dice di lui Yusuf Šehović, il suo primo allenatore allo Željezničar. Ogni giorno, racconta, durante la guerra non eravamo sicuri di essere vivi il giorno dopo, ma eravamo sicuri di una cosa, andavamo ad allenarci. Si giocava su campi di terra, non c'era l'erba, ma dopo aver imparato a giocare in quei campi si poteva giocare dappertutto. Arrivato quando aveva 9 anni, nel 94, fu selezionato dopo pochi mesi perché aveva più talento degli altri. Con quel fisico gli riusciva tutto. Ha portato un intero album di foto di famiglia, Šehović, e si commuove quando ricorda e parla a distanza di anni del suo pupillo. Era un giovane di buone maniere e disposto a ogni sacrificio per la sua ambizione. Quando era malato, Edin magari non si presentava in classe, ma andava ad allenarsi, ricorda Mirza, suo ex compagno di squadra. Andavano alla scuola superiore insieme, portiere ed attaccante, come nel famoso cartone Holly e Benji. In questa porta segnava già abbastanza sul cemento nei tornei scolastici. Se io prendevo 5 gol, lui ne faceva 7, non c'era problema. Interminabili con Mirza i viaggi per arrivare allo stadio Grbavica, dove si svolgeva l'allenamento. Ci mettevamo un'ora prima che Edin si trasferisse a Otoka, quartiere più vicino all'impianto che è ancora nel cuore di Džeko, che ha contribuito negli anni a migliorare. Andarsene in Repubblica Ceca è stata la scelta di vita migliore che potesse fare. In Bosnia non c'erano opportunità per emergere, racconta Dino, anche lui ex compagno nello Željezničar. Una realtà con cui fare i conti, mentre comunque coltivava il sogno, poi avverato, di arrivare a giocare nella prima squadra della sua città e affrontare nel derby l'FK Sarajevo. Non si avverò l'utopia di diventarne la stella, ma una stella propizia l'ha sempre avuta nelle sue decisioni, anche in quella di rimanere alla Roma e non andare al Chelsea. Vuole giocare dove c'è calore, dicono tutti in coro gli amici di Džeko, che restano i suoi primi tifosi e non si mettono ancora d'accordo sul gol più bello della sua carriera. Oggi è una persona anche migliore di prima per noi. Questa è la sua qualità, è rimasto con i piedi per terra nonostante sia un miracolo bosniaco. Tutte le strade portano a Džeko. Uno che ha camminato così tanto e così tanto con i piedi per terra da ritrovare ogni volta e per sempre la strada di casa e finalmente in discesa.